Grandfather, tell me a story. Oh, all right. Go and get your storybook. No, not one of those. A real story. A real story. Yes. Yora è un'opera teatrale andata in scena a Tokyo nel 2014. Gli avvenimenti della rappresentazione creata da Yoko Taro sono datati 4 anni prima rispetto a quelli di Nier Automata. La 14ª guerra delle macchine è già in corso e oltre ad essere lo scontro che porta a perdite più gravi ad entrambe le fazioni, è anche il primo in cui viene schierato il plotone di androidi Yora. Corre l'anno 11.941. Nel bunker, una stazione spaziale nell'orbita lunare, i membri dello squadrone Yora si preparano per la loro prima missione sul campo. Gli squadroni Yora sono composti da androidi dalle capacità di combattimento altamente avanzate, creati come contromisura contro il numero sconcertante di biomacchine inviate dagli alieni per conquistare il pianeta Terra. L'abilità evolutiva delle biomacchine è tale da richiedere una continua evoluzione anche nei modelli degli androidi, ed è per spingere a questa evoluzione mentale e fisica degli androidi che vengono infusi nei loro sistemi i ricordi appartenenti ad esseri umani di un tempo lontano. False memorie che li rendano più simili ad umani e permettano loro di maturare attraverso le esperienze dentro e fuori il campo di battaglia, nonostante il divieto assoluto di provare o mostrare emozioni che, al contrario del processo evolutivo, ostacolano le capacità combattive. Un membro dello squadrone Yora è l'unità di tipo assaltatrice numero 2. Numero 2 ha le memorie di una giovane ragazza che viveva pacificamente con sua nonna, allestendo la fattoria fuori dai confini del loro villaggio. L'androide passa la maggior parte del tempo nel bunker ad allenarsi con un prototipo più vecchio, di nome Sid, un'unità sperimentale che è già stata sulla Terra 3 volte in passato e sostiene di aver conosciuto gli umani e di aver combattuto al loro fianco. Anche se alle Yora è severamente proibito mostrare qualunque emozione, tra numero 2 e Sid nasce una forte intesa e un'amicizia profonda durante i loro dialoghi. Quando arriva il momento per lo squadrone di iniziare la sua prima missione sul campo, numero 2 viene informata dal comandante che Sid è morta in un incidente durante un test sulle armi e sulle difese dello squadrone stesso. Pur essendo priva di anima, Sid affida un messaggio per numero 2, le sue ultime parole, dove invita l'amica a trovare una ragione di vita. Una volta scampati sulla Luna, dopo l'attacco delle biomacchine, gli umani tornarono alla loro forma originaria. Guardando la Terra dall'alto, cominciarono a chiedersi se la loro esistenza non fosse stata un errore. Ma anche se così fosse, non abbiamo altra scelta che combattere per loro. Il solo scopo della nostra esistenza. Non voglio che diventi come me, numero 2. Ti prego. Trova una ragione per cui vivere. Grazie per aver parlato con me. Addio. La missione dello squadrone Yora è di infiltrarsi nella struttura nemica dentro il monte Kahala, sull'isola Oahu delle Hawaii, per distruggere il mainframe delle biomacchine così da spegnerle tutte quante in un colpo solo. Lo squadrone comincia la discesa su Pearl Harbor, ma viene attaccato immediatamente dal nemico sulla superficie, che utilizza un sistema di puntamento laser già evoluto rispetto ai meccanismi di occultamento delle Yora. Quasi l'intero squadrone viene annientato prima dell'atterraggio. Solo 4 Yora sopravvivono. Le unità di tipo assaltatrice numero 2 e numero 4, l'unità di tipo artigliere numero 16 e l'unità di tipo scanner numero 21. La guida dello squadrone era numero 1, ma morta lei il comando passa forzatamente a numero 2, che si ritrova, suo malgrado, a prendere le redini della missione. Numero 21 chiede che la missione venga abbandonata piuttosto. Sono finite nella totale confusione e sembrano in una situazione disperata. Proseguire sarebbe solo un suicidio senza speranza. Ma dal centro di comando del bunker gli ordini sono chiari.
indipendentemente dalle perdite, bisogna proseguire la missione come da piani. Questa scelta porta le Yora ad affrontare ondate di biomacchine senza fine, che nel frattempo hanno raggiunto il luogo dell'atterraggio e per prendere respiro dal fuoco incessante del nemico utilizzano un'ondata di impulsi elettromagnetici che però, oltre a disattivare gli attacchi nemici, taglia via ogni linea di comunicazione con il bunker. Nonostante questo, vertono in netta minoranza e stanno per essere sopraffatte quando un altro squadrone arriva in loro soccorso, uccidendo le biomacchine e facendo detonare gruppi interi di mine da terra con cui decimano la conta dei nemici. Le 4 Yora incontrano così la Resistenza, un gruppo di androidi simili a loro, sopravvissuti di un vecchio squadrone abbandonato sulla Terra più di 200 anni prima. Originariamente la Resistenza contava 160 membri, ma ora solo una manciata di androidi sono rimasti nel loro campo, pur portando costantemente avanti la lotta contro le biomacchine. Poiché sono stati abbandonati dal centro di comando, gli androidi hanno smesso di chiamarsi con i codici assegnati dal bunker. Il loro leader si è chiamata Rose e ha dato nomi nuovi a tutte le sue compagne. Quando numero 2 comincia a ringraziarle per il loro intervento, gli androidi della Resistenza puntano le armi contro le Yora, diffidando della loro identità e del loro scopo sulla superficie. 2 della Resistenza, Anemone e Dahlia, stanno per affrontare numero 4 e numero 16, fomentate dalla paura di una terza androide, Lily, che teme le Yora siano in realtà delle biomacchine talmente evolute da aver saputo replicare un aspetto umanoide simile a loro. Lily ha un'irrazionale paura di morire, per essere un androide almeno, e questo timore la rende sospettosa e molto cauta. Io sogno, provo emozioni. Perché non dovrei essere umana? Perché non sei viva. Siamo tutte fatte di parti meccaniche. Ma quando ci rompiamo, moriamo. E io ho paura di morire. Rose tiene a freno le sue guerriere, permettendo a numero 2 di spiegare la situazione disperata in cui sono capitate. Una volta scoperto che anche lo squadrone Yora ha subito ingenti perdite e sembra essere stato abbandonato dalla Luna, i 2 gruppi cessano le ostilità e rientrano insieme nel campo della Resistenza. Una volta al sicuro, Rose racconta di come la Resistenza sia sopravvissuta nei secoli senza il bunker a guidarne le mosse e di come non abbia mai cessato la propria battaglia, non per il centro di comando, ma per salvare il pianeta per loro stesse, perché ormai sono diventate una famiglia e vogliono vivere sulla Terra in pace, ma potranno farlo solo una volta sconfitte le biomacchine. Rose si offre anche di dare nuovi nomi a numero 2 alle sue compagne, ma la leader dello squadrone Yora declina scioccata, rimandando la decisione a missione completata. Quando viene spiegata la missione per l'assalto al Monte Kaala, alcuni androidi della Resistenza non sembrano affatto convinte che sia una buona idea seguire le 4 Yora. Ma Rose risponde che questa è l'occasione per tutte loro di avere di nuovo uno scopo. Dopo anni di battaglie e di compagni caduti, i loro sforzi non hanno portato a nulla. Ora però hanno una possibilità concreta di portare avanti l'offensiva. Lottiamo per proteggere la nostra famiglia. Non è una cosa ovvia. Allora un vero leader deve essere preparato anche a questo. Ma io devo combattere in nome dei miei amici. Puoi farcela. Il coraggio che mi hai dimostrato è ciò che mi ha spinto ad aiutarvi. Non è merito mio. Qualcuno mi ha insegnato che, unendo le forze, si può riuscire a fare qualsiasi cosa. Le parole di quella persona continuano a ronzarmi nella testa. Sembri proprio un essere umano. Probabilmente mi dai questa impressione perché sono sempre alla ricerca di persone come loro. Quando tutto sembra calmarsi, gli androidi della Resistenza puntano le armi verso Lily, sconvolte. L'androide sta mostrando i sintomi di un'infezione chiamata virus logico, un virus contratto durante il combattimento con le biomacchine che sovrascrive il sistema degli androidi, rendendoli dei berserker dagli occhi rossi, che guadagnano nel loro turbine distruttivo le abilità delle biomacchine. Rose sta per giustiziare Lily sul posto,
convinta che non ci sia alcun recupero dal virus logico, quando numero 21 si intromette. Le parole che aveva ascoltato da Lily in precedenza, in merito alla sua convinzione di come il suo gruppo fosse la sua famiglia, l'hanno toccata profondamente e prima di permetterne l'esecuzione vuole provare a salvarla. Essendo un'unità di tipo scanner, numero 21 riesce ad hackerare il virus logico, fermando l'infezione di Lily e riportando l'androide alla sua vera se stessa, pur lasciandole accesso alle nuove abilità imparate, rendendola di fatto incredibilmente potente. La Resistenza e lo squadrone Yora si fanno strada verso il monte Kala, ma si trovano presto in un'immensa imboscata. Mentre sono nel mezzo del fuoco nemico, numero 2 contatta la stazione orbitale per chiedere supporto aereo, ma il comandante nemmeno le parla direttamente. Le fa dire da una sua assistente, Futaba, che ogni richiesta di supporto è negata e che piuttosto dovrebbe usare la Resistenza come copertura e carne da cannone per entrare nella struttura delle biomacchine. Abbandonato di nuovo dal centro di comando, il gruppo decide di separarsi. Dato che il numero 16 è un'unità di tipo artigliere, quindi inutile nel combattimento ravvicinato, rimane con Lily e la maggior parte della Resistenza, il cui compito sarà di coprire gli androidi che si intrufoleranno nella fabbrica. Così, mentre numero 2, numero 4, numero 21, Rose, Anemone e altri 4 androidi della Resistenza si dirigono all'interno della montagna, le loro compagne combattono all'esterno una guerra a cui non possono sopravvivere. I poteri di Lily sono eccezionali, la complicità fra le guerriere è profonda e intensa, ma le biomacchine sono semplicemente troppe. Quando si fondono insieme per creare una biomacchina gigantesca, alle androidi rimane solo una cosa da fare per impedire che l'essere meccanico raggiunga le compagne: sacrificarsi mandando in sovraccarico i loro reattori di fusione. Unite, usano quell'energia mortale per far saltare in aria 100.000 unità nemiche. Nessuna di loro sopravvive. Numero 2 riesce a raggiungere insieme al suo gruppo l'ascensore che le porterà al mainframe delle biomacchine. La tecnologia che muove l'ascensore è antica e aggirabile, ma le biomacchine l'hanno protetto con un sistema di difesa che solo numero 21 può hackerare. Purtroppo, deve continuare a manometterlo per tutto il tempo in cui l'ascensore sarà in funzione, ed è quindi costretta a rimanere indietro. Prima che le porte dell'ascensore si chiudano, Anemone esce per raggiungere il numero 21, decidendo di proteggerla dalle biomacchine in avvicinamento, per resistere con lei finché le altre non avranno raggiunto il mainframe. Dopo che se ne sono andate, Anemone rivela di essersi accorta che il numero 21 è stata infettata dal virus logico e lo sta combattendo con tutta se stessa per poter essere utile fino alla fine. Con grande affetto e una triste promessa, Anemone si fa carico di uccidere il numero 21 quando andrà in Berserk. Poco dopo è Anemone stessa ad essere infettata e si scaglia contro le biomacchine, cadendo in battaglia. Da quanto? Te ne sei accorta? Non ti si può nascondere proprio niente. Ti hanno contagiata, vero? Non puoi curarti da sola. Sì, ma pare che le biomacchine abbiano capito come funziona il mio sistema e si siano evolute. Se il virus non viene curato, tu... Grazie per essere rimasta con me. Quando l'ascensore raggiunge il server... Allora ti darò la pace. Quando il gruppo ancora più snellito di sopravvissute raggiunge l'interno della montagna, a fondo della discesa dell'ascensore, incontra 2 misteriose ragazze vestite in rosso, che si rivelano essere le intelligenze artificiali del mainframe delle biomacchine. Le 2 dichiarano alle androidi che le loro azioni sono futili e delle biomacchine particolari appaiono e sconfiggono all'istante l'intero gruppo, ad eccezione di numero 2 e numero 4, che si ritrovano non solo circondate dalle biomacchine, ma anche dai corpi rivitalizzati delle compagne cadute, Rose compresa, sotto l'infezione del virus logico. Ma è terribile che si sia arrivati a questo punto. Non vuoi più combattere? In quanto androide, non trovi che sia strano? Tu non sei triste. Certo che lo sono, ma quello è un altro discorso.
Dobbiamo combattere perché è l'unico scopo della nostra esistenza. Non è di combattere che ho paura, ma di perdere i nostri amici in battaglia. Perché? Perché dobbiamo provare queste emozioni? Siamo solo androidi. Eppure, siamo così umani. A quel punto, le ragazze in rosso rivelano alle due superstiti la verità che hanno imparato, spiando i loro contatti con la Luna, scansionando i loro corpi e hackerando le loro scatole nere, dove la memoria dati di ogni androide è contenuta. La loro era una missione suicida, sin dal principio. Tutti gli assalti, tutte le difficoltà e persino la disfatta conclusiva all'interno della montagna erano stati calcolati dal centro di comando, che aveva voluto mettere lo squadrone Yora in situazioni impossibili. Le androidi, sotto pressione, si sarebbero spinte verso una selezione naturale ed un'evoluzione istintiva che sarebbe poi stata recuperata sotto forma di dati da archiviare dentro le loro scatole nere, così da poter creare nuove generazioni di Yora perfezionate e ancora più umane. Nessuna di loro sarebbe tornata viva dalla missione, nemmeno nell'improbabile caso in cui avessero avuto successo. Ciascun androide ha infatti dentro di sé una bomba che sarebbe esplosa nel momento della loro morte o che le avrebbe condannate all'autodistruzione una volta portata a termine la missione. Scoperta la verità, numero 4 guarda intensamente numero 2. Le dice: Addio. E si fa detonare insieme al mainframe delle biomacchine, rendendo quella missione, creduta fallimentare in partenza, un successo. Tutte le biomacchine attorno alla montagna, nel raggio di 250 km, smettono di funzionare. Nel bunker comincia la produzione di nuove unità Yora create dai dati ottenuti. Il nuovo modello da battaglia sostituirà l'ormai superata unità assaltatrice. Ma nelle rovine del monte Kaala, invece, emerge numero 2, gravemente danneggiata dall'esplosione, ma ancora viva. Le intelligenze artificiali delle biomacchine, in un curioso slancio protettivo, disturbano il segnale della sua scatola nera, così da tenere nascosta la sua sopravvivenza al centro di comando. L'ultima sopravvissuta dello squadrone Yora rimuove la sua benda nera e alza la spada verso il cielo, in segno di sfida. I feel like I'm losing hope in my body and my soul, and the sky, it looks so ominous.